Benvenuti, appassionati di misteri e cercatori della verità. Vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro le porte chiuse delle società segrete più enigmatiche della storia? Nomi come massoni, illuminati e Rosa Croce dominano il nostro immaginario, ma esiste un'organizzazione forse ancora più influente che ha plasmato il pensiero esoterico moderno: l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata. Nel cuore dell'Inghilterra vittoriana, nel 1888, 3 uomini visionari unirono le loro forze. Non cercavano semplicemente potere o ricchezza, ma la chiave per svelare i segreti più profondi dell'universo e della coscienza umana. La loro eredità è un intreccio di magia cerimoniale, cabala ermetica, alchimia e tarocchi, un sistema che ha attratto menti geniali come il poeta William Butler Yeats e persino l'autore di Dracula, Bram Stoker. Ma cosa scoprirono realmente? Quali antiche conoscenze egizie credevano di aver riportato alla luce? E come ha fatto questa società segreta, con i suoi rituali spettacolari e i suoi manoscritti cifrati, a influenzare l'occultismo fino ai giorni nostri? È tempo di aprire il sipario su una delle confraternite più affascinanti e controverse dell'esoterismo occidentale. In questo video viaggeremo indietro nel tempo per svelare la storia completa dell'Alba Dorata. Esploreremo i suoi misteriosi fondatori, i suoi membri più celebri e le lotte di potere interne che portarono alla sua frammentazione, inclusa la controversa figura di Aleister Crowley. Preparatevi a entrare in un mondo di simboli, misteri e conoscenza proibita. Questa è la vera storia dell'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata. Prima di addentrarci nei loro rituali segreti e nei loro misteriosi manoscritti, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri emozionanti viaggi nel passato. Iniziamo. Nel cuore dell'Inghilterra del 1888, 3 uomini, le cui vite erano intrecciate, unirono le loro forze per sfidare il potere e i limiti della conoscenza. Insieme fondarono un'organizzazione segreta che è perdurata attraverso i secoli: l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata. Ciò che spinse questi uomini a creare questa enigmatica società fu qualcosa di più di un semplice interesse per l'occultismo. Fu la loro insaziabile sete di scoprire i misteri più profondi dell'esistenza umana. Ma cosa cercavano veramente? E soprattutto, quali verità nascoste riuscirono a svelare? Tutti, prima o poi, abbiamo sentito parlare di massoni, illuminati o Rosa Croce, organizzazioni che, pur essendo descritte come segrete, nutrono l'immaginario della nostra società e si presentano come potenti gruppi che controllano il destino del mondo e dell'umanità. Indagando, scopriamo che l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata cela un passato avvolto nel mistero, nel potere e nelle antiche conoscenze dell'occulto. La sua storia risale al 1888, in Inghilterra, quando i suoi 3 fondatori, il medico britannico Robert Woodman, il medico legale William Westcott e l'occultista Samuel Mathers, crearono un'organizzazione segreta chiamata Hermetic Order of the Golden Dawn, conosciuta in spagnolo come l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata. Questa organizzazione è perdurata fino ai giorni nostri. Per comprendere le ragioni che spinsero questi 3 uomini a fondare un'organizzazione segreta, è necessario indagare e approfondire il loro passato. Il dottor Robert Woodman, oltre a essere un eminente chirurgo e orticoltore dell'Inghilterra di quel secolo, era anche un appassionato di occultismo e di conoscenze antiche. Questo interesse lo portò nel 1867, a 39 anni, a diventare membro del celebre Ordine della Rosa Croce, in particolare di una filiale dell'ordine, la Societas Rosicruciana in Anglia. D'altra parte anche gli altri 2 fondatori, William Westcott e Samuel Mathers, erano molto interessati a questo tipo di organizzazioni segrete.
il che spinse Westcott a unirsi ai massoni nel 1871, all'età di 23 anni, e Mathers a fare lo stesso nel 1877, alla stessa età. Quest'ultimo, però, 4 anni dopo, si unì anche all'Ordine dei Rosacroce, dove probabilmente conobbe il dottor Woodman. Così, questi 3 uomini, accomunati dall'interesse per l'occultismo e la conoscenza antica, decisero di unire le proprie forze per creare l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata. La prima cosa che emerge, indagando su queste società segrete, come gli Illuminati, i Rosacroce o i Massoni, è che tutte hanno qualcosa in comune: il mistero. Tutti questi ordini segreti affermano di essere a conoscenza dei grandi misteri della natura, della vita e dell'occultismo. Ad esempio, nell'ordine dei Rosacroce, i loro iniziati sono considerati individui a cui la verità del mondo si rivela, verità che, ovviamente, viene mantenuta nel più rigoroso segreto. Tutte queste società hanno in comune anche lo studio di discipline come l'astrologia, la magia, la cabala, la numerologia, i tarocchi e l'alchimia, oltre alla simbologia e ai testi crittografati. Ma la cosa più curiosa è che tutte costruiscono la storia del loro passato attorno a un personaggio o a una figura messianica. Ad esempio, nella massoneria c'è la figura di Hiram Abif, un personaggio biblico discendente di Caino e possessore della conoscenza che custodisce i grandi segreti dell'umanità. E nel caso dei Rosacroce c'è la figura di Christian Rosenkreuz, padre fondatore dell'ordine, che si presenta come lo scopritore dei grandi misteri esoterici del mondo, dopo aver viaggiato e peregrinato per tutto il Medio Oriente. Tuttavia, la storia dell'ordine ermetico dell'Alba Dorata è leggermente diversa e ha origine da un misterioso documento. Esistono 2 versioni. Una afferma che il reverendo Adolphus Woodford, massone e rosacrociano, trovandosi a casa di un amico, scoprì un manoscritto codificato all'interno di un libro appena acquistato dal suo amico in una libreria. La versione più riconosciuta, invece, afferma che fu William Westcott a trovare il misterioso manoscritto un giorno del 1884. Fatto sta che, chiunque fosse stato il protagonista della scoperta, il manoscritto era un testo cifrato che utilizzava un codice abbastanza comune tra i Rosacroce tedeschi. Una volta decifrato, il testo rivelava 2 cose: una serie di linee guida e istruzioni arcane, ovvero conoscenze mistiche ed esoteriche difficili da ottenere. La leggenda, almeno per quanto abbiamo approfondito, non rivela che tipo di informazione sorprendente contenesse la traduzione di questo manoscritto. Forse si trattava delle istruzioni per qualche rituale, dell'elisir dell'eterna giovinezza o del segreto della ricchezza infinita. In ogni caso, le istruzioni non erano complete. Se la persona che aveva tradotto quel testo strano voleva scoprire il mistero, doveva contattare una persona, Anna Sprengel, contessa di Landsfeld in Germania e membro dell'Ordine della Rosa Croce. Bisogna tener conto che la contessa era discendente dei fondatori dell'ordine e, secondo la tradizione rosacrociana, aveva contatti con i superiori incogniti, ovvero entità o maestri ascesi a un piano superiore che proteggono e guidano alcuni eletti. Come abbiamo già anticipato, 2 dei 3 fondatori dell'Alba Dorata, Robert Woodman e Samuel Mathers, erano già membri dei Rosacroce, in particolare della Societas Rosicruciana in Anglia. Si narra che Westcott, Woodman e Mathers scrissero alla contessa, menzionando il misterioso testo e dichiarando di essere iniziati, ovvero membri dell'ordine, e di desiderare di conoscerne i segreti promessi nel manoscritto.
La contessa non tardò a rispondere alle loro lettere e, poco a poco, questa corrispondenza portò alla fondazione dell'Ordo Hermeticus Aurorae Aureae, ovvero l'ordine ermetico dell'Alba Dorata, che nacque come una sorta di filiale o di estensione dell'ordine della Rosa Croce in Inghilterra. In questo modo, l'8 marzo 1888, l'ordine fu ufficialmente fondato, con il beneplacito della contessa Anna Sprengel, che agì da protettrice del gruppo, e con Westcott, Woodman e Mathers, che ricevettero il grado onorifico di Adeptus Exemptus, diventando così i capi del nuovo ordine. Ma quali erano i loro reali obiettivi o interessi? L'ordine si concentrava soprattutto sullo studio della conoscenza esoterica, come l'astrologia, la cabala ermetica, i tarocchi segreti, l'alchimia e la geomanzia. Quest'ultima è un'antica arte divinatoria che consiste nell'interpretare segni e presagi tracciati sul terreno, spesso sulla sabbia, per predire il futuro. Era giunto il momento di crescere ed espandersi e, con questo obiettivo, stabilirono la loro sede a Londra in un edificio che sarebbe stato conosciuto come il Tempio di Isideurania, dove Mathers ricevette il titolo di Imperator, cioè di leader principale dell'ordine, mentre Westcott e Woodman agirono come suoi secondi, almeno per il momento. Uno dei punti di forza dell'Alba Dorata era che, a differenza di altre organizzazioni come la Massoneria o la Societas Rosicruciana in Anglia, apriva le sue porte alle donne, che potevano partecipare all'ordine in condizioni di parità con gli uomini. Di conseguenza, l'ordine non tardò a guadagnarsi il riconoscimento e la popolarità nella società vittoriana della fine del XIX secolo, tanto che nello stesso anno della sua fondazione aprì altri 2 templi, il Tempio di Osiride a Weston-super-Mare e il Tempio di Horus a Bradford. 5 anni dopo, l'ordine si espanse oltre i confini dell'Inghilterra, aprendo sedi a Edimburgo, dove sorgeva il Tempio di Amon-Ra, e a Parigi, dove si trovava il Tempio di Ahatur. Il fatto che l'ordine utilizzasse divinità egizie per dare nome ai propri templi può sembrare strano, ma tale scelta ha una giustificazione storica. Come abbiamo già sottolineato, l'ordine dell'Alba Dorata è strettamente legato all'ordine della Rosa Croce, con cui condivide numerose dottrine, idee e interessi, nonché il fatto che 2 dei suoi membri fondatori erano anche membri dell'ordine della Rosa Croce. L'origine ancestrale dell'ordine della Rosa Croce non si limitava al suo fondatore, Christian Rosenkreuz. I misteriosi riti e le conoscenze che l'ordine afferma di possedere risalgono a epoche molto più antiche rispetto a quelle del suo fondatore. Secondo loro queste conoscenze risalirebbero all'antichità e sarebbero state portate sull'isola da sacerdoti dissidenti dell'isola perduta di Atlantide. Conoscenze che sopravvissero e vennero trasferite nel corso dei secoli da uomini come il filosofo e matematico greco Talete di Mileto o lo stesso Pitagora, fino ad arrivare al Medioevo. Secondo le tradizioni e i segreti dell'ordine rosacrociano, questo tipo di ordini esisteva nell'antico Egitto e fu il faraone Tutmose III, uno dei governanti più potenti dell'antichità, a unificarli tutti in una fratellanza. Questo spiega perché l'ordine ermetico dell'Alba Dorata ha utilizzato divinità egizie per nominare i suoi primi templi, in quanto i suoi membri si consideravano gli eredi degli antichi saperi del popolo egizio. Un altro punto a favore della popolarità che l'ordine dell'Alba Dorata guadagnò in quegli anni fu la sua astuta cura delle apparenze e delle forme. Le sue strutture e le cerimonie che vi si svolgevano, infatti, guadagnarono rapidamente la fama di essere spettacolari e lussuose. Tutte queste caratteristiche resero l'Alba Dorata un gruppo popolare tra l'alta società inglese alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX. E sebbene se ne parlasse molto, i suoi veri membri rimasero segreti per parecchio tempo. Tuttavia, con il passare degli anni, si seppe che altri personaggi di spicco facevano parte dell'ordine. Moina Mathers, moglie del leader dell'ordine, e artista e occultista di fama dell'epoca, e celebri scrittori come Sir Arthur Conan Doyle, creatore del personaggio letterario Sherlock Holmes,
Bram Stoker, autore del romanzo Dracula, e il premio Nobel per la letteratura e politico irlandese William Butler Yeats. Ma l'Alba Dorata non annoverò solo grandi scrittori. Tra le sue fila, infatti, annoverava personaggi come la rivoluzionaria irlandese Maud Gonne, l'attrice e attivista per i diritti delle donne Florence Farr, Arthur Waite e Pamela Colman Smith, creatori del mazzo di tarocchi più diffuso al giorno d'oggi, e il popolare Aleister Crowley, considerato il mago nero più famoso della storia, che avrebbe avuto un ruolo importante nella storia dell'ordine, anche se non per i suoi contributi, dal momento che non esitò a essere espulso dal gruppo e a fondare la sua organizzazione segreta poco dopo. Tuttavia, le tensioni iniziarono quando le riunioni tra gli accoliti smisero di avere un approccio filosofico per orientarsi verso cerimonie che flirtavano con il paganesimo e, in alcune occasioni, con riti orgiastici. Si dice che la divisione sia iniziata quando Mathers, leader dell'organizzazione, ordinò ad Aleister Crowley di recarsi a Parigi per affrontare il presidente del Tempio dell'Ordine nella capitale francese. La sua missione era quella di imporre una ferrea obbedienza agli ideali dell'ordine e di punire i dissidenti. Tuttavia, la visita in Francia non si rivelò affatto positiva per Crowley, che si ritrovò coinvolto in un'accesa discussione con il presidente del Tempio francese. Di conseguenza, l'ordine si divise, dando vita a un nuovo ordine chiamato Stella Matutina che, come l'Alba Dorata, visse un'età dell'oro. Ma le divisioni non si fermarono qui. Molti membri dell'organizzazione erano scontenti della leadership di Mathers, il che spinse altri iniziati a lasciare l'ordine per fondarne uno proprio. Un esempio fu l'Ordine dei Terapeuti di San Raffaele, fondato da membri di ideologia cristiana che cercavano di operare come guaritori mistici. Aleister Crowley, dal canto suo, ruppe i legami con Mathers e fondò la sua organizzazione, l'Astrum Argentum. Bisogna tener conto che, in quel periodo, le società segrete erano di moda e chiunque poteva crearne una propria, scegliendo un nome, creando una struttura organizzativa e reclutando membri. Ma c'è qualcosa di molto curioso che si può notare in molte di queste società segrete. Hanno periodi in cui si aprono al pubblico e cercano la massima pubblicità, e altri in cui passano al più assoluto segreto. La cosa più sorprendente è che questi periodi possono durare diversi decenni. Naturalmente anche l'Alba Dorata non sarebbe stata da meno. Non si sa con certezza se ciò avvenne deliberatamente o meno, ma l'ordine attraversò un periodo di decenni in cui scomparve senza lasciare traccia, in particolare durante i periodi compresi tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, prima di scomparire, l'imperator dell'ordine, Samuel Mathers, fondò l'ordine Rosacroce di Alfa et Omega, con l'obiettivo di riunire tutti i templi che in passato avevano fatto parte dell'Alba Dorata. L'incredibile è che questo nuovo ordine esiste ancora oggi, anche se con il nome cambiato in Scuola Rosacrociana di Misteri Alfa Omega, considerata l'ordine che meglio segue le linee guida e le dottrine originali della fine del XIX secolo. Un altro dato interessante è la struttura organizzativa. L'ordine originale era diviso in 3 diversi livelli. Il primo era l'ordine esterno, che a sua volta era diviso in 11 gradi, che andavano da neofita, situato al grado più basso, fino a Philosophus, che era il grado più elevato. Questo ordine esterno era l'unico canale che gli interessati a iniziare gli studi esoterici avevano per cominciare a formarsi. Poi c'era l'ordine interno, al quale potevano accedere solo gli studenti più brillanti ed eccezionali, e che fu mantenuto in assoluto segreto per molti anni. Infine, c'era l'ordine superiore o ordine segreto, al quale si poteva accedere solo se si raggiungeva il grado di Magister Templi, cioè magistrato o incaricato del Tempio, o anche se si era ciò che il gruppo considerava un'entità che avesse trasceso la vita terrena.
La maggior parte di ciò che conosciamo oggi su questo gruppo lo dobbiamo a Israel Regardie, un giovane che, sebbene non abbia mai fatto parte dell'ordine originale, fu membro della Stella Matutina, lo stesso ordine sorto a Parigi da una scissione dell'Alba Dorata. Il fatto è che il giovane Israel Regardie descrisse in dettaglio i riti di questo gruppo. Il suo libro The Magical System of the Golden Dawn, pubblicato nel 1937, gli valse l'inimicizia di numerosi membri dell'ordine, da cui possiamo dedurre che l'organizzazione manteneva una certa attività in quegli anni. E ora che conosci la storia dell'ordine ermetico dell'Alba Dorata, quali conoscenze antiche ed esoteriche credi che posseggano? Puoi lasciare la tua opinione nei commenti, ci piacerebbe conoscerla. Se ti è piaciuto questo video, puoi lasciarci un fantastico like e iscriverti al canale per non perderti nessuno dei nostri emozionanti viaggi nel passato. E se oggi avete imparato qualcosa, ne siamo felici. Vi auguriamo una buona giornata ovunque voi siate.